come vedete, cioè, non sembra di stare dentro un carcere, dentro un complesso carcerario. Questo perché secondo me dal 1800, quando hanno iniziato per spostare vari detenuti da carceri chiusi dentro Firenze in un altro posto, l'architetto, insomma, e alcuni politici che decisero la costruzione si ispirarono ai teorie di Cesare Beccaria per la costruzione del carcere. Quindi è un carcere costruito al cosiddetto panopticon, cioè avere meno carceri possibile e lasciare la libertà ai detenuti di vivere comunque il complesso di detenzione e fare comunque delle attività di tipo rieducativo, riabilitativo e non solamente stare dentro la cella, insomma, in maniera punitiva. Quindi è un carcere già tipico per questo. E lo è stato, già veniamo verso durante il fascismo e poi durante la Resistenza anche atipico, perché questo è stato dentro Firenze il complesso detentivo dove non ci sono state torture. C'erano detenuti soprattutto anarchici e socialisti, tra questi poi ci è capitato anche Capitini e dopo su di lui qualcosa, perché il direttore Mazzarisi di questo complesso penitenziario aveva contatti con la Resistenza, ovviamente in maniera clandestina, a tal punto che sia evitava le torture qua dentro e ci è riuscito anche proprio per come è costruito, avendo pochi secondini, non doveva convincerne o corromperne tanti perché non servivano a gestire la struttura ed evitava che i detenuti qui passassero per ordine poi dell'SS, insomma delle squadre fasciste, a Villa Triste, che poi andremo a vedere, mi sembra domenica, dove invece ci sono state efferate torture. Questo comportamento del direttore, che dovrà a un certo punto anche scappare all'estero prima di tornare in Italia per questa sua opera di resistenza, è molto importante per noi e a conferma, anzi aggiungiamo che a conferma del suo buon operato, quando Firenze viene liberata, e tra il Comitato di Liberazione Nazionale, avete visto, c'era pure dentro Fondazione La Pira, c'era un documento, c'era La Pira, Ragghianti e altri, tranne La Pira erano stati tutti in carcere qua, Ragghianti lo nomina commissario alle carceri fiorentine, quindi significa che l'avevano riconosciuto come un operatore della resistenza, in questo caso sicuramente civile, se non di più. Importantissimo per noi perché è grazie a lui che neanche Capitini finisce a Villa Triste e dalla sua gracilità avrebbe a stento superato le torture di quel posto. Capitini viene arrestato in realtà a Perugia, ma decidono di portarlo qui alle Murate. Siamo nel 42 al primo arresto, lui viene arrestato il 3 febbraio a Perugia e ce lo ritroviamo il 4 febbraio già alle Murate, quindi ci immaginiamo che lo portino diretto. Perché qui? Perché sanno che la sua attività antifascista e in particolare di ambiente liberal socialista aveva luogo e collegamento qui a Firenze, dove lui aveva conosciuto prima Luigi Russo e tramite Luigi Russo anche Benedetto Croce, che aveva chiamato qua all'università Guido Calogero e altri, e quindi ne parliamo prima, per una logica di tenere insieme quelli dello stesso gruppo, i fascisti decidono che Capitini deve stare in cella qui con Guido Calogero. L'istruttoria dura 4 mesi, quindi si fa 4 mesi di prigione qua, poi viene liberato insieme a Calogero torna a Roma e Capitini torna a Perugia. Verrà arrestato una seconda volta a Perugia e riportato di nuovo sempre qui alle Murate, e anche dopo l'armistizio c'è di nuovo un mandato d'arresto per Capitini, sempre con detenzione prevista qui a Firenze alle Murate, ma Capitini si era già reso irreperibile dai tedeschi in quel periodo. Altro fatto, tra i vari detenuti politici che c'erano qui, sono stati appunto oltre Calogero anche Ernesto Rossi e altri, e tutto quel nucleo che poi finirà, ma lo vedremo in altre tappe di questi giorni, a Ventotene, parte di quelli che finiranno a Ventotene e quindi anche il manifesto di Ventotene e altro. Importante quindi come anche un solo atto di una persona
che sta dentro, no? Che può gestire un certo tipo di potere, cioè sei commissario comunque di un carcere, direttore di un carcere durante il regime fascista, quindi hai sia una posizione per cui hai fatto dei compromessi per stare lì, sia dall'altro lato una pressione dall'alto del gestire in una certa maniera, ma dicendo di no, facendo l'obiezione di coscienza al male di quel momento, ha permesso che poi si potessero continuare a vivere quelle che noi consideriamo le migliori forze poi della democrazia italiana.